Ciao a tutti amici lettori, questo book tag l'ho creato io. Se anche voi non riuscite a stare senza qualche tazzina di caffè al giorno, provate a rispondere a queste tracce. Taggerò un po' di canali qui sotto, se ho dimenticato qualche canale taggatevi da soli, comunque sentitevi liberi di farlo. Ringrazio in anticipo chi vorrà rispondere. Cominciamo. Numero 1, Espresso, un libro veloce ma gustoso. Questo libro che ho letto da poco, ve ne ho già parlato, che è Erika la sposo l'ammazzo, che è una serie di racconti noir molto particolari, scritti benissimo da un genio del noir. Molti dei suoi racconti sono anche stati utilizzati da Hitchcock per i suoi telefilm e c'è anche il racconto da cui è stato tratto questo film con Walter Matthau. Ve lo consiglio, è un libro di racconti brevi. Poi, numero 2, Ristretto, un libro breve ma intenso. Qui ho pensato I Pascoli del cielo di John Steinbeck, un libro sempre ambientato durante la Grande Depressione, dove racconta la vita di questa gente, i pascoli del cielo, perché erano dei posti meravigliosi dal punto di vista della natura, contrapposto invece con la vita molto difficile che faceva la gente in quel periodo, che era infelice, diciamo. E parla della vita della gente povera che viveva in California, come sempre. Numero 3, Lungo, un librone che ti ha appassionato. Qui mi è venuto in mente questo, Emil, di Astrid Lindgren, un'autrice svedese. È un libro che lessi io da ragazzina. C'era stata una serie televisiva che parlava di questo bambino che si chiamava Emil, che era molto monello, era un bambino che ne combinava di tutti i colori, faceva scherzi a tutti, eccetera, e tutte le volte che ne combinava qualcosa veniva chiuso nella legnaia da papà per punizione. E lui aveva imparato a intagliare delle statuine di legno. Insomma, alla fine della serie aveva migliaia di statuine, aveva fatto una collezione completa perché stava sempre nella legnaia, ne combinava sempre una. È un libro per ragazzi molto carino, molto divertente. Poi, numero 4, all'americana un libro lungo e poco saporito. Ecco, qui vi cito I Promessi Sposi di Manzoni, che è un libro che mi hanno fatto leggere a scuola, come tutti immagino, ma non mi ha mai appassionato, lo trovavo solo noioso e non mi è piaciuto, non era il mio genere. Numero 5, Corretto, un libro che ti ha inebriato. Qui vi cito Cacciatori di Indios di Francisco Coloane. Coloane, come forse saprete, è un autore che è vissuto nella Terra del Fuoco, ha lavorato sulle navi baleniere, eccetera. Questo libro parla del periodo verso la fine del 1800, quando i coloni occidentali sono andati lì a colonizzare queste terre e hanno cominciato a uccidere gli indios, i residenti che erano già lì. Parla di questa guerra tra civiltà. Molto molto bello, c'è anche una storia d'amore, scritto benissimo. Se vi piace il genere storico, molto bello. Poi, numero 6, Macchiato, un libro con un personaggio secondario interessante. Qui mi è venuto in mente questo, Cleopatra, la regina che ingannò se stessa, di Spinoza, è una delle migliori biografie della famosa regina egiziana. Naturalmente i personaggi secondari sono Giulio Cesare, Marcantonio, eccetera, che sono personaggi sicuramente interessanti, interessante molto anche lei comunque. Per questo che mi sono venuti in mente questi libri. Numero 7, Affogato, un libro fresco e squisito. Anche qui vi tiro fuori un libro di cui ho parlato da poco, che è questo, che è Amori di Giacomo Casanova, un estratto della sua autobiografia dove racconta un po' delle sue avventure sentimentali, anche della gente che ha conosciuto in quel periodo, della vita, com'era nel 1700. Scritto benissimo e era un tipo spiritoso, molto arguto, molto bello da leggere, come libro va benissimo per tutti. Numero 8, Caldo, un libro adatto alle serate invernali. Qui vi cito anche qui L'altra parte del mondo di Colin McCullough, che è un libro che ho letto da poco, un librone, non ce l'ho qui perché me l'hanno prestato. E è un libro che parla della conquista da parte degli inglesi dell'Australia verso la fine del 1700,
terre che in realtà non sapevano neanche esattamente dove erano e parla delle avventure di questi nuovi coloni che si sono trovati a fondare una nuova civiltà, un nuovo mondo. Numero 9, Ghiacciato, un libro adatto per l'estate. Qui ho tirato fuori un libro fresco e adatto per tutti che è Sinfonia Mortale di Anna March. È un thriller dove l'unico testimone è niente di meno che un giovanissimo Mozart. Anche questo è un libro molto bello, molto carino da leggere, se vi piace il genere giallo. Bene, per oggi abbiamo finito. Se conoscete questi libri fatemi sapere la vostra opinione. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto. Ciao.